Salve ragazzi e bentornati sul canale. Oggi vi faccio vedere con pochi e semplici consigli come smontare un termosifone in alluminio come questo. Una volta smontato lo puliremo al suo interno, all'esterno e poi faremo di nuovo il montaggio ripristinando la pressione in caldaia. Per fare questo piccolo lavoro useremo semplici attrezzi: una poligrip, una pinza a pappagallo e un cacciavite spaccato. Bene, sigla e poi partiamo con il video. Vi auguro come sempre una buona visione. Allora ragazzi, la prima cosa da fare è procurarsi uno straccio da mettere in terra, una bacinella da mettere sotto il termosifone e un secchio per quando sarà piena la bacinella la svuoteremo qua dentro. Ora andiamo a chiudere i rubinetti del termosifone sia in entrata dell'acqua dalla valvola e sia in uscita dal detentore. E tutti e due i rubinetti, guardando il termosifone, si chiudono in senso orario, sia se li avete a destra del termosifone e sia se li avete a sinistra, come in questo caso. La valvola la chiudiamo semplicemente dalla manopola, così. Per quanto riguarda invece il detentore, bisogna prima svitare questo tappo, che può essere sia in ottone che in plastica, e lo andiamo a chiudere con un cacciavite spaccato. In alcuni casi potreste trovare una vite a brucola. Bene, la chiudiamo in senso orario fino in fondo. Ok, l'acqua è chiusa sia sotto che sopra. Adesso andiamo a togliere la pressione dalla valvolina di sfogo, che normalmente si trova in alto, dalla parte opposta dei rubinetti. Con un bicchiere di carta leveremo l'acqua in eccesso, che non è che ce ne sia tantissimo. Facciamo scolare bene e richiudiamo la valvola. Tolta la pressione in eccesso, comunque il termosifone è ancora pieno d'acqua, quindi inizieremo a svitare il dado che ferma il detentore. I dati che dobbiamo svitare sono questi qui vicino al termosifone, non questi dietro che stringono il tubo che esce dal muro, ma questi. Bene, posizioniamo la poligrip in questo modo, che contrasterà la forza del pappagallo quando allenterà il dado, e con il pappagallo iniziamo a svitare il dado. Ecco qui che inizia a colare acqua, ma non ne uscirà tanta perché la valvolina di sfogo è ancora chiusa. Bene, una volta allentato il dado, tiriamo fuori il termosifone un pochino dalla sede del detentore, così. Ok. A questo punto andiamo a svitare molto delicatamente la valvola di sfogo, per dare modo all'acqua di uscire, in questo modo. Ecco qui. Quando la vaschetta che abbiamo posizionato sotto sarà piena, non dobbiamo fare altro che chiudere la valvola, posizionare un dito qui davanti e svuotare la vaschetta nel secchio. Rimettiamo la vaschetta sotto e riapriamo poco poco la valvolina. Questo fino a quando non abbiamo svuotato completamente il termosifone. Ecco qui, il termosifone è vuoto. Quindi a questo punto possiamo svitare il dado che ferma il termosifone alla valvola. Ecco qui. E il termosifone è libero. Come vedete dietro è pieno di sporcizia. Bene, ora lo portiamo di fuori e iniziamo a lavarlo sia all'interno che all'esterno. Questa è la parte dietro, bisogna assolutamente pulirlo.
iniziamo a pulirlo internamente. Inseriremo il tubo dell'acqua nella parte alta del termosifone, così, e vedremo che uscirà tutta acqua nera da sotto. E adesso lo puliremo all'esterno. Gli daremo una bella sgrassata e tornerà come nuovo. Se non avete la possibilità di fare in giardino questa operazione, si può fare anche nella vasca da bagno, avendo l'accortezza di poggiare uno straccio sotto il termosifone. Prendiamo una doccetta, svidiamo il tubo, apriamo un pochino e lo infiliamo qui. Ecco qui. Aspettiamo che scarichi tutta l'acqua sporca. Ok ragazzi, una volta pulite tutte le maioliche, riposizioniamo il termosifone. Stringiamo i dati a mano. Ok, e diamo una bella stretta con la pinza a pappagallo. Sia la valvola che il detentore. Adesso andiamo sotto la nostra caldaia e apriamo il rubinetto di riempimento. Non tantissimo, così. Nel frattempo apriamo la valvola, soltanto la valvola, non il detentore, la valvola, e sentiamo che l'acqua sta iniziando ad entrare nel termosifone. Facciamo uscire un po' di aria dalla valvolina. Sentite l'aria che esce? Vuol dire che il termosifone si sta riempiendo. Ecco l'acqua. A questo punto andiamo a controllare la caldaia. Lasciamo che la pressione arrivi all'incirca a 1,5 bar e chiudiamo. Controlliamo se c'è ancora aria nel termosifone agendo sulla valvolina di sfogo. Apriamo, se esce solo acqua vuol dire che non c'è aria. Quindi adesso è il momento di riaprire il detentore. Non l'abbiamo fatto prima per evitare che l'aria entrava in tutto il circuito. Andiamo a svidare in senso antiorario, arriviamo a fine corsa e poi torniamo un pochino indietro. Rimettiamo il tappino e adesso andiamo a controllare la pressione in caldaia. Se è giusta la lasciamo così, se è troppo elevata basta agire qui e levare un po' d'acqua fino a che non arriviamo alla pressione giusta, che di norma in quasi tutte le caldaie è 1,2 atmosfere. Bene ragazzi, adesso che vi ho fatto vedere come si smonta correttamente un termosifone, non mi resta che chiedervi un like se vi è piaciuto il video, di iscrivervi al canale se vi piacciono i miei contenuti. Detto questo vi saluto, vi ringrazio per la visione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao e buon lavoro a tutti!